La scatoletta di tonno e l'affettività. Cosa vuol dire? Vuol dire tenere una persona in dispensa per le emergenze. Sì, sì, come la scatoletta di tonno. Magari, ecco, il tonno vi piace molto, ma chiaro che non lo mangereste tutti i giorni, però ogni tanto l'idea di averlo lì e quando avete quella fame in più, poterlo mangiare e insomma è una delle dinamiche, dei meccanismi che abbiamo tutti dentro di noi. E quindi come riconoscere chi è la nostra scatoletta di tonno? Allora, sicuramente dobbiamo mettere la scatoletta di tonno in dispensa e mantenerla in dispensa. Quindi abbiamo un contatto con questa persona più o meno frequente in questo strano simpatico stand-by. Dopodiché spariamo e ricompariamo e insomma, magari anche queste scatolette di tonno hanno una scadenza molto molto lunga. Pensateci, tutti avete una persona che può essere un ex, una persona con cui non avete mai avuto, tra virgolette, niente di concreto, per cui ogni tanto si scrive, si fa magari la battutina, oppure sono persone che fan parte della nostra vita, con cui sappiamo esserci una particolare simpatia e rimangono sempre con questa luna di possibilità. Eccoci qui. Questo tipo di persone sono la nostra scatoletta di tonno ideale. Spesso fantastichiamo di un futuro in cui mangiamo tonno tutti i giorni, ma chissà perché lo teniamo sempre in sospeso, però questo fantasticare ci fa bene, soprattutto nei momenti in cui siamo un po' delusi dal nostro partner o magari siamo anche semplicemente soli, ma non abbiamo così voglia appunto di mangiare tonno tutti i giorni. Quando chiacchieriamo o vediamo la nostra scatoletta di tonno, proviamo un immediato senso di sollievo e ci fa stare bene. Però chissà perché a un certo punto tendiamo a fare il passo indietro. Non andiamo a concretizzare o a riconcretizzare. Questo è un altro segnale tipico che ci deve far capire che siamo davanti a una scorta di emergenza. Spesso con la nostra scatoletta di tonno ci confidiamo e ci fa star bene confidarci. Perché riesce così bene? Proprio perché in fondo abbiamo la netta sensazione che non dovremmo poi confrontarci con lui o con lei per tutto il resto e quindi ci sentiamo anche un pochino più liberi di raccontare le nostre cose, di richiedere un parere o solo e semplicemente appunto di fare una confidenza. Questo è uno dei valori così banale della scatoletta di tonno, che non è proprio un'amicizia, perché ci sono appunto anche tutte le altre dinamiche. Queste relazioni di stand-by, le scatolette di tonno, vengono criticate e giudicate dannose, dannose per se stessi, perché una cosa è risolta per il partner, perché in realtà gli si sta nascondendo qualcosa. Bene, sapete che qui sul canale sono sempre molto morbida, non mi interessa il senso di giudizio e mi farebbe piacere che anche voi lo sollevaste, sia nei confronti di me stessi che poi chiaramente degli altri. La scatoletta di tonno è solo e semplicemente una dinamica. La persona che si fa scatolettare, alla fine sì, magari è innamorato di voi, è innamorata di voi, un po' ci soffre, un po' ci patisce, ma è quello che vuole essere una scatoletta di tonno, altrimenti farebbe altro. E voi stessi, se questa cosa in questo momento e negli anni vi fa stare bene, fatelo. Arriva sempre un momento nella vita in cui si decide che spesa fare, cosa mettere nel frigo e cosa mangiare tutti i giorni. Potrebbe essere il tonno, ma vi rendete conto anche voi che sarebbe un po' troppo. Ci sono altre cose, magari meno saporite, ma di cui ci stufiamo meno. Quindi, al di là che abbiate o meno, avete o meno una scatoletta di tonno, sappiate che siamo tutti liberi di fare le nostre scelte e nell'arco del tempo le faremo. Quindi
sospendiamo il senso di giudizio che tanto non serve a niente a nessuno, godiamoci la nostra vita, le nostre dinamiche, esploriamole e, perché no, mettiamo in dispensa una scatoletta di tonno. Può sempre tornare utile, credetemi. Un abbraccio a tutti, vecchi e nuovi iscritti, a chi segue e soprattutto a chi commenta, che è sempre divertente il confronto. E ditemi, voi ce l'avete avuta o tuttora ce l'avete, giuro non lo dico a nessuno, una scatoletta di tonno? Io sono sincera, ho una scatoletta di tonno, una di sardine, i ceci che non si sa mai e altre 2 o 3 scortine alimentari. Perché? Perché alla fine va bene così e non è poi così grave, credetemi. Un abbraccio a tutti.